Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto ciò che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Questo video è la seconda parte del metodo Scambia e Aggiungi. Vi farò vedere che cosa fare quando la parola inglese da trasformare in parola italiana ha la coppia consonantica PT. Nel video precedente vi ho anche detto en passant che con lo Scambia e Aggiungi si possono costruire forme verbali. Restate con me fino alla fine perché vi farò vedere un esempio di questa trasformazione, mettendo in evidenza le tremende potenzialità che questo metodo ha come Italian Language Activator. Tra parentesi, sapreste dirmi l'equivalente italiano dell'inglese activator? Vi do un aiutino. Usate lo Scambia e Aggiungi. Cominciamo con il gruppo di parole inglesi da trasformare in parole italiane che contengono la coppia consonantica PT. Primo passo, lo scambio. Togliete la consonante P dalla parola inglese, scambiate la P con una T. Il risultato è la corrispondente parola italiana dove la consonante T è raddoppiata. Secondo passo, l'aggiunta. Aggiungete una delle 4 vocali canoniche: I, E, A, O. Se vi state chiedendo che fine abbia fatto la quinta vocale, cioè la U, guardate la prima parte di questa serie, dove spiego in dettaglio perché la U non fa parte delle vocali canoniche. Vediamo adesso qualche esempio di parole inglesi che ho trasformato in parole italiane col metodo Scambia e Aggiungi. Concept, concetto. Aseptic, asettico. Optic, ottico. Optimism, ottimismo. Inept, inetto. Tutte le parole italiane che ho formato sono di genere maschile e singolari, ma ricordatevi, è ben possibile che con l'aggiunta delle altre vocali si possano costruire altre parole italiane di senso compiuto. Vediamo in dettaglio quello che voglio dire con un esempio in cui, con il metodo Scambia e Aggiungi, trasformo la parola inglese inept in una serie di parole italiane. Primo passo, lo scambio. La P sparisce e si scambia con una T. Secondo passo, l'aggiunta. Aggiungiamo tutte e 4 le possibili vocali: O, I, A, E. Come vedete, ho appena creato 4 parole diverse. Inetto, maschile singolare, inetti, maschile plurale, inetta, femminile singolare, inette, femminile plurale. Si tratta di 4 parole italiane di senso compiuto, pronte ad essere usate secondo le circostanze. Anche questa volta lo Scambia e Aggiungi non mi sembra molto difficile da implementare. Ricordatevi, prima lo scambio, poi l'aggiunta di una delle 4 vocali possibili. Mi raccomando, una volta create le parole, non dimenticate di cercarle sul dizionario, in modo da verificare la loro legittimità. Passiamo ora alla formazione di voci verbali con il metodo Scambia e Aggiungi. Vi ricordo che la lingua italiana ha 3 coniugazioni verbali. La prima coniugazione, verbi con desinenza are, per esempio parlare. La seconda coniugazione, verbi con desinenza ere, per esempio vedere.
La terza coniugazione, verbi con desinenza ire, per esempio partire. Se non l'avete già fatto, guardate il mio video dedicato all'alfabeto italiano. In quel video, per ogni lettera, presento 3 esempi di comuni verbi italiani, ognuno appartenente ad una delle 3 coniugazioni. In altre parole, un verbo in are, uno in ere e uno in ire. Per mostrarvi la costruzione delle forme verbali, ho scelto 2 verbi inglesi che si trasformano in verbi italiani della prima coniugazione, cioè quella in are. To accept, to adopt. Vediamo in dettaglio la trasformazione di questi 2 verbi inglesi in verbi italiani. Per costruire il corrispondente verbo italiano, prima di tutto dobbiamo costruire le loro radici verbali. Do not panic. You already know how to do it. Le radici verbali si costruiscono usando il primo passo del metodo scambia e aggiungi. Quindi, primo passo, la P sparisce e si scambia con una T. Eccole qui le radici verbali. Adesso non ci resta altro che passare alla fase di aggiunta. Quindi aggiungiamo la desinenza are perché, come vi ho detto, i 2 verbi appartengono alla prima coniugazione. Ricapitoliamo il metodo scambia e aggiungi per questo tipo di trasformazione. Lo scambio di consonante produce la radice del verbo italiano. L'aggiunta attacca la desinenza alla radice verbale. In generale, la desinenza rimane invariata per tutti i verbi regolati che appartengono alla stessa coniugazione. Vediamo un esempio per illustrare il metodo. Usiamo il verbo inglese to accept. Il primo passo del metodo ci dà la radice del verbo italiano, accept. Applichiamo il secondo passo del metodo, ovvero aggiungiamo alcune desinenze comuni ai verbi della prima coniugazione. Desinenza are, accettare, forma verbale infinito presente. Desinenza ato, accettato, forma verbale participio passato. Desinenza ante, accettante, forma verbale participio presente. Aggiungiamo adesso alla radice del verbo le 4 vocali canoniche e vediamone i risultati. Desinenza o, accetto, forma verbale indicativo presente prima persona singolare. Desinenza i, accetti, forma verbale indicativo presente seconda persona singolare. Desinenza a, accetta, forma verbale indicativo presente terza persona singolare. Desinenza e, accette, che è un sostantivo, cioè un nome di genere femminile e plurale in numero. Quindi l'aggiunta della vocale e non produce una forma verbale per un verbo appartenente alla prima coniugazione. Al massimo, la parola creata potrebbe essere un nome oppure un aggettivo, ma mai una forma verbale. Un buon esercizio per voi potrebbe essere quello di lavorare sui verbi inglesi che vedete sul vostro schermo. Usate lo stesso procedimento che vi ho illustrato per il verbo to accept. I give you a hint. To transform the English verbs to optimize and to capture into Italian, drop the final E. Come avete visto,
Adesso avete un quadro generale più chiaro e un po' più completo non solo delle straordinarie possibilità di questo metodo come Italian Language Activator, ma anche e soprattutto di come la lingua italiana funziona. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto.